Ciao a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovissimo video. In questo video, come avete letto dal titolo, vi dirò dei consigli su come migliorare la mira sott'acqua. Vi dirò 3 consigli e vi farò vedere di uno di questi come fare 2 nodi. Andremo a vedere come attaccare bene il bersaglio che andrà poi sott'acqua. Questo video lo faccio solo perché in questi giorni siamo andati a pescare, ma purtroppo non abbiamo preso niente. A parte che ho allamato 2 calamari, vedete, quelli sono i resti del calamaro, ma purtroppo il mare era molto agitato per quella pesca, ma meglio di prendere le cestelle a dicembre, volevo provare quella tecnica e quindi per stare a passo con l'algoritmo, per non far vedere a YouTube che stiamo mollando il passo, ho deciso di fare questo video che può essere anche utile per alcuni. Io non sono un esperto di pesca subacquea, però mi sono informato e quindi posso dare anch'io i miei consigli. Ragazzi, prima di iniziare questo video mi raccomando iscrivetevi assolutamente, perché le immagini che state vedendo sono del prossimo video che uscirà, perché siamo andati a pescare e questa volta è andata diversamente. Ci siamo divertiti ed è uscito un pesce veramente bello. Quindi mi raccomando, lasciate like a questo video, condividete ed iscrivetevi per non perdervi sia il prossimo video che uscirà sia i prossimi che usciranno. Adesso buona visione. Un errore che fanno in molti: quando andate a sparare il braccio, molti lo tengono piegato e quindi questo, quando sparerete farete più boom, si muoverà di più il braccio, vi sballerà la mira e molto probabilmente il bersaglio lo mancherete. Quindi il braccio deve stare dritto, così quando andate a sparare boom boom, non fa più boom, va solo leggermente indietro perché il rinculo viene assorbito dalla scapola, quindi avrete molta più precisione. E questo è un consiglio base molto semplice da seguire. Wait a moment, please. Così abbiamo anche il riferimento. La mano molla quando si spara e poi fare così. Dura e poi sparare subito che l'avete fatto dura. Questo è un errore, perché quando poi andate a prendere dura e poi sparate subito, guardate come fa il fucile. Un poco si muove, fa dei mini movimenti che andranno a sballare di poco, ma andranno a sballare la mira perché muoveranno un po' l'aste, e quindi se stiamo sparando a un bersaglio lontano, quel piccolo movimento può essere un grave errore. Quindi si fa dura la mano prima di sparare. Quando andate a sparare già la mano deve essere dura, non dovete farla dura pochissimo prima di sparare, ma già appena vedete la vostra preda o anche prima, così anche se c'è un pesce che arriva da dietro improvvisamente già siete pronti. Mentre se ce l'avete molla e poi all'ultimo la fate dura, succede quello che abbiamo visto prima, che molto probabilmente sbagliate il tiro. E questo è il secondo consiglio. Adesso passiamo all'ultimo e quello più importante, dove vi farò vedere anche i nodi. L'altro consiglio è che questo consiglio verrà eseguito non solo quando iniziate a fare pesca subacquea, ma anche quando ogni volta che cambiate fucile, perché che cosa succede? Ogni fucile ha un sistema di mira diverso. Uno sparate in un modo e lo colpite in quel modo, poi cambiate fucile e dite come mai non l'ho preso questa volta? Perché ogni fucile è leggermente diverso e quindi si fa sempre questa cosa. E per questa cosa bisogna avere del polistirolo che trovate in un pacchetto di Amazon, ad esempio. Anche quando comprate il fucile può essere che dentro il pacchetto c'è del polistirolo, così, oppure un po' più grande, dipende, e voi potete farlo come bersaglio. Io ad esempio l'ho decorato così, ho fatto un barracuda. Ora non è che dovete per forza colorarlo, farlo, io l'ho fatto solo per fare carino, però basta che anche solo facendo la figura del pesce. Io poi inoltre ho messo in questo barracuda i punti deboli che potete anche segnarvi voi per i vostri disegni. Questo qui è il cervello, questo qui sono le branchie, qui c'è il cuore e qui c'è l'inizio della spina dorsale, che vale però per tutta questa parte qui, che se voi colpite uno di quei punti il pesce si ferma. Ovviamente se lo colpite qui gli romperete tutta la spina dorsale, quindi lui non si muoverà completamente. Se lo prendete qui potete romperla, però un pochettino si potrebbe muovere. Quindi se volete segnarlo, ci sono altri tipi di polistiroli un po' più grandi così, e voi potete anche farli il disegno del bersaglio tipo così. Ora di qua manca una metà perché in acqua non stava ancora a galla con tutto, che aveva 1 chilo addosso, quindi ragazzi vi serviranno una bella pietra pesante oppure un peso di 2-3 kg. Oppure ci sono vari tipi, anche non il polistirolo ma questo qui, che è anche più duro del polistirolo, potrebbe essere anche migliore. Ora ragazzi, questo polistirolo come lo unite al pesetto? Che nodi dobbiamo fare? Allora io prendo semplicemente la sacola che abbiamo anche qui nel fucile subacqueo per collegare il nylon appunto alla sacola del mulinello. Adesso, prima di passare ai nodi, il terzo consiglio molto importante è come prendere la mira. Ogni fucile è diverso, però in tutti c'è
un mirino, non un mirino vero e proprio, ma un mirino che possiamo vedere. Gli elastici quando sono caricati è come se fossero la tacca di mira di una pistola. La tacca di mira serve per vedere bene il mirino, che in questo caso è l'asta. Quando gli elastici saranno caricati, noi guarderemo in mezzo agli elastici che ci porteranno direttamente alla punta dell'asta, che è il nostro mirino. E noi allineando quindi gli elastici con l'asta avremo il mirino pronto per sparare a un pesce. Noi dopo che abbiamo allineato gli elastici con l'asta, la punta dell'asta, dobbiamo sparare alla metà del nostro bersaglio. Quindi se il barracuda facciamo finta che questo è il pesce, noi con l'asta lo mireremo qui e non qui ovviamente, ma così in mezzo. Anche se ci saranno dei piccoli spostamenti, non lo prenderemo in mezzo ma lo prenderemo qui. Se invece lo miriamo qui, quello stesso errore ci farà mancare il tiro. Quindi ragazzi, molto importante questa cosa. E cambia da fucile a fucile. Quelli lì con l'elastico di sotto, ad esempio, non avranno questo elastico. Infatti la tacca di mira e il mirino sarà sempre l'asta. E verrà anche più semplice, perché viene più istintivo. Quindi ragazzi, questa cosa è la più importante di tutte. E adesso direi che possiamo fare il nostro nodo al polistirolo. Ci sono due metodi, cioè vi faccio vedere due metodi. Allora, intanto prendiamo un pezzo lungo di spago. Io non c'è bisogno che lo taglio lungo perché tanto è solo una dimostrazione, ne taglierò un pezzetto così. Poi se volete prendete anche un accendino perché poi si formerà molto probabilmente qui, si divideranno tutti i pezzi di sagolo e quindi verrà male metterlo in qualche buco. Quindi prendiamo il primo metodo. Intanto dobbiamo saper fare il nodo a cappio, è molto semplice. Allora ragazzi, per fare il nodo a cappio vi servirà semplicemente fare un'asola così, semplicissimo, la sapete fare tutti penso. Poi prendete il filo come vi viene più comodo, a me viene più comodo così, basta che l'asola sta sopra, così. L'asola qui potete farla grande come volete, anche se viene piccola, non ci fa niente, l'importante è che viene lungo questo filo qui. E poi dovete fare un'altra asola con questo filo qui, nello stesso modo che avete fatto la prima. E potete vedere qui che qui in mezzo si forma un insieme di fili, che uno è il filo madre, quello da cui parte tutto, e l'altro è il filo che parte per fare la seconda asola. Prendendo il filo con cui abbiamo fatto la seconda asola, lo girate intorno a questo insieme di fili, così, un giro normale. Poi, dopo che avete fatto questo giro, passate qua dentro e tirate, così normalmente. Tirate il filo che è passato dentro l'asola e in questo modo avete il cappio. Voi lo stringete bene, così non si scioglierà più. Se tirate questo qui si allarga, guardate che grande. Se tirate questo si stringerà, poi se andremo a fare così il nodo si toglierà. Adesso lo prendiamo, potevamo anche farlo direttamente così, ma lo rivediamo. Vediamo il metodo 1. Prendiamo il nostro fish, questa è l'asola che noi abbiamo fatto prima senza polistirolo, poi facciamo la nostra seconda asola e poi qui abbiamo di nuovo l'insieme di fili. Andremo a girare questo qui, girerà intorno, così, ha fatto il giro, e poi andrà qua dentro e tireremo sempre lui. E poi stringiamo il metodo che abbiamo fatto prima e abbiamo il nostro cappio. Ora la mia unica paura è che come vedete qui il polistirolo si va, quindi quando sarà attaccato, ovviamente voi avete il filo molto più lungo attaccato sotto al peso qui che adesso attaccheremo, la mia paura è che se lo lasciate di botto, il peso è molto grande, il polistirolo si spezza in due. Quindi casomai voi accompagnatelo sempre quando lo lasciate in acqua. So che sarà un po' difficile perché il polistirolo tende ad andare fuori da là, ma se avete il peso giusto allora scenderà e ve lo accompagnerete. Adesso li colleghiamo il pesetto oppure la pietra che troverete in giro, questo è un peso di un chilo, e già ho notato che non basta, quindi io penso di attuare poi il metodo 2. Intanto facciamo un semplice nodo, qui possiamo farle o un nodo a cappio sempre oppure un nodo normalissimo. Fate passare il filo bene qui in tutti e due i fondi, poi stringete qua
Ovviamente col filo che avete più lungo vi verrà più facile, stringete qui per fare l'asola e poi il filo questo qui lo fate girare attorno al filo madre una volta, 2 volte, 3 volte e poi lo fate rientrare di nuovo nell'asola principale e tirate questo filo, caso me lo fate passare qui così viene più facile tirarlo, stringete tirando questo, vi date col dito casomai stringendo questo filo così, avvicinandolo qui e poi stringete bene. Viene difficile, questo nodo ovviamente con una pietra non lo potete fare e viene difficile anche con il pesetto così, quindi fate un altro nodo a cappio che viene molto più semplice e forse anche più efficace. Però vedete che comunque per farvi vedere che regge, io lo sto tenendo così prima che si spezza in due il mio pesce, comunque regge, l'importante è che regge, tanto poi questo andrà sul fondo e servirà solo per tenere il vostro bersaglio sospeso in mezzo all'acqua. Questo è il primo metodo, adesso vi faccio vedere il metodo secondo me più efficiente, però anche un po' più romposo da fare, rompicazzi. Mettete un peso qua sopra, questo quando lo fate, quando come nel mio caso il peso che avete di sotto non basta e quindi fate questa cosa qui, fate un nodo a cappio qua come vi ho insegnato, lo rivediamo così nel frattempo, ingorgo di nodi, passate in mezzo, tenete questo e stringete un po' tutti i fili, non so bene qual è quello che il punto che stringe meglio, quindi fate così e vi sbrigate e avete anche qui il cappio. Mettete poi qui, andate a fare un buco precisamente nel mezzo, passate questo filo in mezzo al buco, lo fate passare normalmente. Come lo fate passare? Perché è molto difficile farlo passare per tutto il buco perché poi si ingroviglia, quindi vi conviene prendere il coso di legno appuntito per vedere se l'acqua bolle, per infilzare gli involtini, uno di quelli. Lo mettete il filo qui davanti al buco e poi con il bastoncino infilza involtini che non mi ricordo come si chiama, lo entrate insieme a tutto il filo che poi vi trasporterà che poi uscirà da qui con tutto il filo. È una tecnica molto efficace, ci sono anche strumenti che lo fanno apposta, quindi se ce l'avete uno meglio. Comunque dopo che avete fatto questa cosa e che il filo passa da qua sotto, potete fare come prima con un altro pesetto o con una pietra, fare lo stesso nodo che abbiamo fatto prima, un altro nodo a cappio che come vedete funziona molto bene, regge benissimo ed è perfetto, quindi vi consiglio questo. E poi vi ritroverete con un peso qui sopra che non può andare né a destra né a sinistra perché il filo passa in mezzo e poi un peso di sotto sarà molto più pesante, ma questo solo nel caso che non vi basta il peso che avete per far immergere il polistirolo, perché a me è successo pazzesco il polistirolo che tirava il peso, cioè è finito il contrario e io mi ho detto ma come cazzo è possibile? Mi raccomando, quando dovete mettere il peso in acqua non lasciatelo di botto perché già avete visto prima vi si stava rompendo qua, poi con l'acqua è tutta un'altra cosa, però meglio non rischiare, quindi accompagnatelo sempre quando lo mettete sul fondale. Ovviamente se non avete polistirolo ma avete una cosa del genere potete anche non accompagnarlo, questo qui resiste, è molto più resistente del polistirolo. Vi do anche dei consigli, come aumentare la precisione, come diminuire il rinculo, come prendere bene la mira e anche il metodo per migliorare la mira ogni volta che cambiate fucile, oppure come me siete alle prime armi con questa pesca subacquea. Quindi ragazzi vi lascio qui l'ispirazione per un vostro disegno se volete farlo, barracuda. Ci sono anche polistiroli così che potete fare un pesce più piccolo, passate prima da quello grande così vi migliorate che è più facile, poi passate al livello difficile quello piccolo e poi passate ai veri pesci ragazzi. Mi raccomando, non sparate ai pesci piccoli, non fate una strage, prendete solo i pesci che vi servono, che vi bastano per la pescata. La pesca subacquea è bella proprio per questo, perché tu puoi decidere a cosa sparare e a quando fermarti. Invece la pesca con la canna, sì, ti puoi fermare ovviamente, però molte volte ingoiano tutto, i pesci soprattutto piccoli, ingoiano tutto, devi stramarli, perdono troppo sangue e quindi muoiono appena liberati. Qui non c'è questa cosa e quindi mi raccomando, rispettate la fauna del mare e non sfruttatela. Detto questo ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando lasciate like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, condividete e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.